Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione di Excel Online in cui andremo a vedere, come detto alla fine della lezione precedente, come utilizzare i modelli. Quindi apriamo questa ulteriore diapositiva con l'indice dove andremo a vedere l'utilizzo dei modelli di Office 365 di Excel, quindi andremo a scegliere un modello anziché il foglio vuoto e vedremo che si può fare una ricerca anche per parola chiave per trovare il modello che ci serve in una determinata e particolare fase del nostro lavoro e poi andremo a vedere come creare un modello personale, quindi partire da un modello di Office 365 per poi da quel modello ricavare un modello personale da utilizzare successivamente in altre circostanze. Quindi andiamo sul foglio Excel, quindi andiamo qui nel nostro OneDrive for Business e andiamo ad aprire un foglio di Excel, quindi clic con il tasto destro, nuovo, apriamo un foglio di Excel, andiamo ad aprirlo e a questo punto clicchiamo su File, nuovo e andiamo a scegliere un modello. Questo è il modello che io ho scelto e che hai visto nelle diapositive, che ho scelto per fare le diapositive di supporto al corso. Potremmo anche riscegliere quello, ma ti faccio vedere come possiamo, contabilità, possiamo andare a cercare dei modelli personalizzati che fanno al caso nostro in quella particolare fase del lavoro a cui dobbiamo far fronte. Io ora qui ho scritto contabilità, digito invio e Office 365 tira fuori alcuni modelli, come puoi vedere il registro fatture che riguarda la contabilità. Qui posso tornare indietro. Qui troveremo poi i modelli personali che andremo a salvare. Quindi possiamo anche riscegliere il modello che ho scelto io per fare le diapositive. Quindi clicchiamo su questo modello, clicchiamo su Crea e Office 365 a questo punto ci crea un file di Excel con questo modello che Excel in Office 365 ci mette a disposizione. Si chiama elenco di inventario con evidenziazioni, posso fare salva, posso togliere questo 1 e come si vede lo vado a salvare nel OneDrive for Business, stesso discorso che abbiamo fatto precedentemente. Dove lo voglio salvare? Ovviamente se lo devo condividere poi con altre persone lo dovrò salvare o nel OneDrive for Business o nel personal OneDrive o direttamente su desktop oppure direttamente negli ambienti online del personal OneDrive, del OneDrive for Business o anche di SharePoint. Quindi salviamolo nel OneDrive for Business nell'ambiente online, non sul desktop, clicchiamo su salva e adesso se andiamo nel OneDrive lo troveremo direttamente facendo qui un aggiornamento. Lo dobbiamo trovare qui, ecco l'elenco di inventario con evidenziazioni. E a questo punto dovremmo andare a creare un modello personale con questo modello di Office 365. Quindi clicchiamo su File, scegliamo Esporta, cambia tipo di file, qui ci va bene cartella di lavoro, andiamo a scegliere modello. Dopo aver selezionato modello, clicchiamo su Salva con nome e quando ci si apre la mascherina che ci propone il salvataggio andiamo in documenti. In documenti esiste questa cartella che io ho riportato e descritto anche nelle diapositive, modelli di Office personalizzati. È una cartella che già esiste, non va creata perché serve proprio per fare questa cosa. Ovviamente ci si possono salvare i modelli di Excel, di PowerPoint, di Word, eccetera. Quindi scelta questa cartella andiamo a cliccare su salva. Ora, dopo aver salvato il modello dentro quella cartellina, se noi clicchiamo qui su file e andiamo in nuovo, qui in personali troveremo il modello che è stato salvato. E quindi questo che vuol dire che noi qui ci accorgeremo del fatto domani che abbiamo salvato questo modello e a questo punto potremmo andare qui nei documenti a cercare il file che abbiamo appena salvato, quindi documenti, modelli di Office personalizzati, possiamo riaprire il modello che abbiamo salvato
e fare file e di nuovo salva con nome, salvarlo in un formato Excel, non con l'estensione del modello, per andare a fare altri utilizzi di questo modello. Quindi anche con i modelli abbiamo finito, ci rimane nella prossima lezione l'ultimo punto della gestione delle cartelle di lavoro e poi nella sezione successiva andremo veramente a vedere come si condivide il file per lavorare insieme ad altre persone. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!